Occhi di lince, ciao, mi chiamo Edo Thomas, insegnante di yoga da più di 15 anni. C'è la campanella di avviso per le prossime lezioni. Bene, oggi faremo una pratica legata alla decompressione articolare, per cui faremo degli movimenti di mobilità articolare, ma con le idee di decompressione per far sì che la mia pratica dello yoga sia facilitata da questi movimenti. Per cui inizio sempre con una posizione Tadasana, che la posizione della colonna in posizione neutra, respiro basso, addominale, rilascio le braccia, cerco di creare la mia posizione in centro ai miei piedi, allargo bene le dita dei piedi, respiro dal basso dell'addome verso i piedi, non troppo in avanti, non troppo dietro sui piedi, nemmeno all'esterno, nemmeno all'interno. Cerco di immaginare sempre che ci sia questo filo che mi tira sulla testa e respiro. Rimango da 3 a 5 respiri in questa posizione. La posizione di Tadasana è una posizione già un facilitatore. 2 respiri, 3 e 4. Chi ha difficoltà in questa posizione di portare il respiro sulla parte inferiore dell'addome, c'è sempre la regressione, per cui sulla sedia o sdraiato a terra. Bene, il primo movimento che faremo è sul polso, sempre con l'idea del higher payoff, nel senso che nelle mani, nella bocca e nei piedi abbiamo più articolazione in qualsiasi altra parte del corpo, più legamenti, più muscoli e più i tendini, per cui hanno la possibilità di darmi molta più informazione al mio cervello rispetto a delle altre parti, per cui scelgo le mani, in questo caso il polso. Intreccio le dita della mano, gomito destro attaccato al fianco destro e torco, ecco, si è scricchiolato tutto il polso, torco con la mano sinistra e il braccio destro rimane nella stessa posizione. Vedete? Scricchiolato di nuovo. Bene. Faccio 3, 4, 5 volte questa mossa. Guardatemi qua, a mano, 1, 2, 3. Un po' muovo il polso in basso e in alto e continuo a torcere. E faccio la stessa cosa con l'altro polso. Scricchiolato anche lì, muovo, continuo a torcere, sempre in posizione Tadasana, e poi al contrario, giro il palmo della mano sinistra, pollice sotto il mignolino, 2, 3 dita della mano all'interno e da questa posizione spingo la mano sinistra in avanti e col pollice torco al contrario. Faccio da 4 a 5 ripetizioni, ogni volta che stendo il braccio torco ancora di più spingendo dal pollice. Bene, torco. Ok, ancora una volta. E al contrario, pollice sinistro, il mignolino, la parte quindi più bassa del mignolo, perché se premo qui soltanto si muove il dito, invece qui muove esattamente tutto il braccio. 2 o 3 dita della mano all'interno del palmo destro e via. Ruoto e torco e allo stesso momento estendo il braccio destro. Da 4, 5, da 3 a 5 volte. Bello incisivo il movimento.
e stop. Ora dalle dita delle mani muovo i polsi, ok, anche questo è un movimento di decompressione articolare sui polsi, sulle dita delle mani e sui gomiti, dai gomiti per arrivare fino alle dita delle mani, ok, e come se dovesse dare una sberla in basso. Vedete che lascio proprio le dita delle mani muoversi dal gomito al polso e alle dita delle mani. Posso farlo anche con tutte e due, dai gomiti, polso, dai gomiti, polso e le mani. Ecco, adesso siamo pronti per la pratica. Allora, questi esercizi potrebbero chiamarsi neuro warm up, ok? Comincio esattamente dalla posizione di Uttanasana, in centro al tappeto, allargo bene le dita dei piedi, dal bacino mi piego in avanti, giù in basso. Preferisco sempre di flettere le gambe, fletto le gambe, la colonna scende, il respiro sul tratto lombare, l'addome schiacciato dalle cosce e da lì comincia a spingere da una gamba all'altra per estendere una gamba. Non estendo subito tutte e due gambe. Comincio adesso tutte e due, dai piedi spingo il pavimento. Espiro, spingo la parte posteriore delle ginocchia. Bene, chiudo le gambe, mi metto in Malasana. Allargo le ginocchia, stendo le braccia e intensamente il tronco scende in mezzo alle gambe. Anche qui il respiro è sul tratto lombare. Blocco il respiro la parte anteriore dell'addome e porto tutto il respiro là dietro. Gambe separate. Cerco di andare bene radicato sull'esterno dei piedi e lì rimango ancora 2-3 respiri, andando bene, agganciando i piedi sul materassino. Ricordatevi, seguite il mio canale e schiacciate la campanella di avviso per le prossime lezioni che avverranno. Mani ai fianchi, gomiti dietro, apro bene il petto prima di scendere. Stendo là in avanti e cerco di avere il tronco a metà. I piedi sempre di più ancorati a terra. E poi giù in basso le mani. Intensamente lasciate il tronco scendere in basso. Mi giro a destra, fletto la gamba destra, guardo in avanti, piedi uniti, fletto completamente le gambe, molto piano allargo le gambe, come se io dovessi andare a prendere qualcosa là in avanti, i taloni che scendono, piano piano giù in basso a terra e abbraccio le gambe. Mano a mano io premo le tibie, le cosce, mano a mano premo le tibie, le cosce vanno all'interno dell'addome
e la colonna si appiattisce sempre di più a terra. Stendo le gambe, piedi a martello, allargo le braccia, testa diritta, collo parallelo a terra. Spingo verso il soffitto. Viparita Karani. Tendo bene le gambe. Bene, ruoto indietro, incrocio la destra davanti alla sinistra e giù la fronte. Mi giro a sinistra, Adho Mukha. Allargo bene le dita dei piedi, muovo una gamba e l'altra. Cammino con le mani verso i piedi, Uttanasana, dita delle mani a coppa, la testa su, vengo su in alto. Piedi sinistro avanti e mi giro. Bene, riprendo 2-3 respiri sulla parte più bassa dell'addome. Prima di cominciare di nuovo la sequenza dall'altra parte. Bene, mani ai fianchi e tronco a metà. Là in avanti, là in avanti. Gomiti stretti e piano piano giù in basso intensamente la testa e la colonna. Tendo bene le gambe dietro. Apro bene le dita dei piedi. Aggancio bene l'esterno dei piedi a terra. Mi giro a sinistra, giro il piede sinistro, giro il piede destro, guardo là in avanti. Tendo bene la gamba destra dietro. Piedi destro accanto al piede sinistro. Scendo, Mahavajra, equilibrio. Le ginocchia leggermente più in basso rispetto al bacino e stendo bene le braccia. Allargo le ginocchia, come se dovessi andare a toccare là in avanti, i talloni che scendono piano piano e scendo piano piano a terra. Aggancio le tibie, ogni volta che espiro le coscia vanno in direzione all'addome e il tratto lombare si appiattisce e quindi il tratto lombare si stende. Bene, le braccia lungo i fianchi, stendete le gambe, piedi a martello verso il soffitto. Tendo bene le gambe, piedi a martello. Viparita Karani. Le gambe dietro, ruoto, incrocio la sinistra davanti alla destra. Incrocio là in avanti, giù la testa. Sulla testa mi giro a destra, Adho Mukha. Muovo un piede all'altro, una caviglia all'altra, cerco di portare bene i talloni giù in basso, stendo bene le ascelle, porto il coccio di là in alto, ruoto i tricipiti dall'alto verso il basso, spalle allontana del collo. Giù le ginocchia separate, indietro, Uttanasana, dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto.
Ora faremo un esercizio preciso sulla caviglia destra e sinistra, si chiama tirti laterale della caviglia. Metterò il piede destro avanti, sinistro, provo anche a guardare nei primi 2 o 3 movimenti che non devo muovere il ginocchio ma nemmeno le dita del piede, solo sulla caviglia. Per cui un movimento preciso, piano, piccolo movimento articolare per poi dopo aumentare l'ampiezza di questo movimento della caviglia. Posso guardarla ancora, non muove le dita del piede, solo la caviglia. Ok, ora posso smettere di guardare. Se devo mettere un po' più di carico, basta spostare il baricentro sulla gamba anteriore. Ma siccome siamo all'inizio di comprendere e di analizzare bene questo movimento, carico dietro. Ripeto da 7, 10, 12 ripetizioni e aumentando sempre la capacità di movimento articolare della caviglia. Non muovo il ginocchio. Il risultato di questo movimento al mio sistema nervoso è della qualità del movimento. Poi dopo l'ampiezza articolare e poi dopo la velocità. Cambio, l'altra gamba va avanti e la caviglia sinistra. Chi ha difficoltà prima guarda, osserva che non ci sia nessun movimento al ginocchio, nemmeno le dita dei piedi, tutta la mia attenzione alla caviglia sinistra. Faccio da 7, 10, 12 ripetizioni, le braccia rilassate, respiro naturale, respiro normale, non cambiate assolutamente la maniera di respirare e non cercate di fare nessun tipo di movimento con le mani insieme alla caviglia. Bene, tutta la mia attenzione alla caviglia. Ok. Bene, questo è un esercizio di mobilità articolare analitica, ma è anche di decompressione. Continuiamo la nostra pratica di oggi. Bene, ora mi metto di lato, metto i piedi esattamente come le anche, guardo in avanti, cerco di respirare quelli 3-4 respiri sulla parte inferiore dell'addome. In neutral stance, in Tadasana. Ebbene, piedi destro avanti, piede sinistro dietro, leggermente puntato all'esterno il piede sinistro, piede destro diritto, mani ai fianchi, gomiti dietro. Attivo la nattica sinistra, ok, fisso bene i piedi a terra come delle ventose e guardo quel bacino diritto in avanti. Lingue esattamente sono unite. Perfetto. Okay. Intreccio le dita delle mani, su in alto le braccia. Stendo bene tutti e due i fianchi e vado col tronco a metà. Giù le mani, dita delle mani a coppia. Parisvottanasana. Ruoto i tricipiti, tiro il materassino dietro, guardo in avanti, porto giù le scapole nel momento in cui tiro il materassino. L'ischio adesso porta là in alto, molto in alto. La coscia sinistra ruota dall'esterno a interno, quindi non devo avere il bacino spostato a sinistra, esattamente in linea. Coscia sinistra ruota dall'esterno a interno,
dall'interno all'esterno e quindi vanno a incontrarsi là dietro l'inguine. Bene, inspiro, espiro, adesso scendo, porto il respiro sul lato sinistro del tronco, posteriore e sinistro, e vado con la fronte in direzione alla tibia destra. Inspiro, espiro. Bene. Su in alto, gamba destra dietro, Adho Mukha. Giù le ginocchia unite, piedi uniti, indietro, Malasana. Stendo le gambe, Uttanasana. Dita delle mani accoppa la testa su, vengo su in alto. Cambio direzione. Piedi sinistro avanti, piedi destro dietro. Ricordati di iscriverti al mio canale e di schiacciare la campanella di avviso per le prossime lezioni che avverranno. Ok? Piedi, leggermente piedi destro all'esterno, ruoto, guardo diritto in avanti, inguine che si incontrano, quindi la coscia destra ruota dall'esterno all'interno, e il bacino diritto. Bene? Intreccio le dita delle mani, su in alto le braccia. Là in avanti, tronco a metà. Giù le dita delle mani, Parsvottanasana. Ruoto i tricipiti, tiro e là in avanti le clavicole. Ischio sinistro là in cima. Coscia destra dall'esterno all'interno. Bocca dello stomaco là in avanti. Scapole verso il bacino. Metto la mia mano destra là in avanti e la fronte verso il ginocchio sinistro. Respiro sulla parte laterale emitorace del destro, blocco il lato sinistro e scendo. Man mano che scendo, la mano destra cammina in avanti. Sulla testa, fletto la gamba sinistra, indietro, Adho Mukha. Stendo bene i fianchi. Giù le ginocchia separate, indietro, Uttanasana. Dita delle mani a coppa, la testa su e vengo su in alto. Bene? Per adesso oggi abbiamo finito la lezione, abbiamo fatto la prima parte di decompressione a livello dei polsi, poi nella parte intermedia della lezione decompressione e mobilità analitica caviglie per cercare di facilitare tutte le posizioni che abbiamo fatto, sia all'inizio che poi dopo la parte intermedia. Bene, abbiamo finito e ricordatevi di iscrivervi al mio canale e schiacciare la campanella per l'avviso per le prossime lezioni che avverranno. Non perdete neanche una lezione, 365 giorni all'anno, neanche un giorno di pausa. Fantastico, eh? Ci vediamo lungo le strade.